اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. Prima di parlare di questa pratica assurda di allattare al seno un uomo adulto, dobbiamo soltanto brevemente capire che cosa sia il mahram. Il mahram è un uomo che può stare in compagnia di una donna musulmana senza che ci siano problemi di adulterio, fornicazione o tutte le altre accuse che nell'ampia sfera sessuale dell'Islam possono essere rivolte a due persone che stanno semplicemente parlando. Ad esempio, secondo la Sharia, secondo l'Islam, una donna musulmana non può intraprendere un viaggio da sola, può farlo soltanto con il padre, il fratello oppure con il mahram, che a volte in italiano viene definito nel contesto del viaggio il guardiano maschio. In altre circostanze ancora la donna musulmana può restare senza hijab, abaya, niqab, burqa, insomma tutti i gradi di copertura che conosciamo. Può stare senza queste coperture, diciamo senza il velo, in casa propria solo se è in compagnia del padre o del fratello. Se arriva qualcun altro deve assolutamente mettere il velo, a meno che non sia un mahram. Se è l'uomo che sta arrivando in casa propria il mahram, si può stare anche senza velo. Fondamentalmente il mahram, come dicevo prima, è un uomo che quindi può stare in compagnia della donna musulmana senza che ci siano senza che si venga accusati di niente, di torbido, come spesso nell'Islam succede. Ora, il mahram raggiunge questo status in due modi, attraverso un legame di sangue oppure attraverso un legame di allattamento. Noi troviamo traccia di questo ragionamento favoloso da parte di Allah nel sublime Corano, nella Sura 4, quando dai versetti 22, 23, 24, se ricordo bene, Allah fa una lista demenziale di donne che non si possono sposare. Sta parlando soltanto con gli uomini musulmani come sempre, tutto il Corano parla solo agli uomini, e dice: vi sono vietate le vostre madri. Ah beh, meno male che ce l'ha detto. Non potete sposare le vostre zie. Beh, grazie anche di questo. E a un certo punto dice: non potete sposare le vostre balie che vi hanno allattato e le vostre sorelle di latte. Da questo noi comprendiamo quindi che il mahram, questo status di uomo che può stare lì con la donna musulmana senza problemi, si raggiunge quindi con un legame di sangue oppure con un legame di allattamento. Nel Corano esisteva, perché in questa fase il Corano sta parlando soltanto di uomini che sono stati allattati da bambini, ma c'è stato un momento in cui il Corano parlava di allattare al seno gli uomini adulti. Questo versetto è scomparso e alla fine del video scopriremo grazie a chi è scomparso e sarà molto simpatico. Quindi per capire cosa sia successo e cosa sia questa storia di allattare al seno un adulto dobbiamo fare riferimento alla Sunna. Tenete conto che esiste un intero capitolo della Sunna, un'intera sezione che parla di allattare al seno sia i bambini che gli adulti. Le circostanze sono queste: le donne iniziano a preoccuparsi perché hanno già ricevuto questa prescrizione di indossare il velo, e c'è infatti un hadith in cui viene detto: no, ma se entra una persona, un uomo che è stato il padre adottivo, il padre affidatario, si considera mahram come fosse un vero e proprio legame di sangue. E fin qui sembrerebbe andare tutto quasi liscio, se non che a un certo punto ci si pone davanti un vero e proprio dilemma. Stiamo parlando di Salim. Salim è stato schiavo di una determinata famiglia. Il suo padrone si chiama Abu Hudaifa e l'ha praticamente liberato, quindi è il suo ex padrone. Questo ex schiavo Salim continua ovviamente ad abitare con questa famiglia e una donna va da Maometto. Non sappiamo ancora adesso se sia la moglie o la figlia di Abu Hudaifa, ad ogni modo questa donna va da Maometto e dice: Salim ha raggiunto la pubertà, come tutti gli uomini adulti, e capisce ciò che tutti gli uomini adulti comprendono, cioè, suppongo, la sfera sessuale adulta. Entra liberamente a casa nostra, ma io percepisco qualcosa che fa arrabbiare l'ex padrone di Salim. E in quel momento Maometto dice: allattalo e diventerai illegale per lui, cioè lui diventerà mahram per te. E la rabbia, il nervoso,
dell'ex proprietario di Salim sparirà. Quindi l'ho allattato e la rabbia di Abu Hudhaifa è sparita. Sì, grazie tante, bisogna vedere però cosa sia successo a Salim, nel senso che il problema era che Salim iniziava a sentire dell'attrazione fisica giustamente nei confronti delle donne e la soluzione di Maometto è sbattergli le tette in faccia di quella donna e fargliele succhiare. È abuso. Io sto abusando di te invece che fornirti una soluzione. Sto abusando ancora di più di quel problema. E questo in Maometto si vede anche in altri punti, ad esempio nell'episodio in cui fa bere l'urina di cammello. È abuso sulle altre persone. È scientificamente provato che l'abuso crea un danno cerebrale, quindi la persona abusata sarà sempre più facile da manipolare, da tenere sotto controllo. Questa cosa si vede anche in altre sette. In altre sette proprio al giorno d'oggi c'è il caposetta che abusa di queste persone per manipolarle sempre più e ad esempio ci sono delle sette in cui il caposetta aveva stabilito i turni dei rapporti sessuali fra tutte le persone che facevano parte della setta, oppure faceva fare a queste persone delle cose schifose proprio perché l'abuso ti danneggia e quindi sei sempre più facilmente controllabile e manipolabile, diventi un mio burattino se io abuso di te. E questo è il discorso, è una conferma del fatto che Maometto stia abusando di queste persone. Ce l'abbiamo in una hadith seguente che riporta praticamente la stessa storia, ma aggiunge dei dettagli molto interessanti. La donna dice a Maometto, dopo aver ricevuto questo fantastico consiglio di sbattere le tette in faccia a un ragazzino adolescente per placare i suoi desideri sessuali, ma come faccio ad allattarlo? È un uomo adulto. Al che Maometto sorride e le risponde, lo so bene che è un uomo adulto. Ma voi che cosa capite da questa descrizione di questa scena? Io ti sto chiedendo la soluzione ad un problema, tu quel problema non solo me lo stai aumentando, ma praticamente mi ridi in faccia, sorride, lo so che è un adulto, e quindi lo fai apposta, perché è un adulto. La situazione a un certo punto è talmente precipitata che c'è stato anche un uomo musulmano che ha tentato di non tramandare più questo hadith e dice: Ibn Abu Mulaika, ho cercato di non tramandare questa pratica per circa un anno per paura, poi ho incontrato Al-Qasim che mi ha detto di questo hadith e io gli ho detto, io non l'ho più raccontato. A quel punto Al-Qasim mi ha detto, continua a tramandarlo, dicendo che Aisha l'ha tramandato a me in qualità di autorità riconosciuta, comunque continua pure a tramandarlo. Quindi già questa persona, uomo tra l'altro, aveva provato a smettere di tramandare questa pratica. Non solo, ma a un certo punto abbiamo anche un hadith in cui è Aisha stessa che si rifà a questa pratica, perché dice, c'è una donna che si lamenta con Aisha e dice che c'è un uomo che si avvicina a lei e che probabilmente la mette a disagio. E Aisha le risponde, fai come Maometto ha detto di fare per quanto riguarda Salim, l'ex schiavo di prima. Non è forse un modello Maometto? Quando questa pratica di allattare al seno un adulto si propaga fra tutte le donne, anche altre donne musulmane tentano di evitarla, tentano di abrogarla. Addirittura una delle mogli stesse di Maometto lascia un hadith in cui c'è scritto che questa pratica è stata ideata soltanto per Salim, l'ex schiavo di prima, quindi adesso mica dobbiamo farla tutte noi. Praticamente questa donna sta dicendo questo. Come se non bastasse, da altri hadith ancora, scopriamo che questa pratica di allattare al seno un adulto faceva parte del Corano ed era addirittura stato precettato da parte di Allah o di Maometto, ognuno scelga, che l'allattamento doveva accadere 10 volte. Dopo 10 episodi, diciamo, di allattamento, finalmente quell'uomo adulto sarebbe diventato il mahram della donna musulmana. Poi queste 10 volte sono state abrogate, è stato corretto, sarà scesa un'altra rivelazione di Allah che diceva che le volte dovevano essere soltanto 5.
E anche questo è strano da parte di Maometto, ci sono molti punti, tantissime consuetudini dei musulmani che sono accompagnate da un numero, cioè tu devi fare una certa cosa e la devi fare per forza 3 volte, e quella 5 volte, e questa 10, ma anche questo non ha senso, non riesco a capirne il motivo io da sola, però sembra che anche tutto quello che riguarda il lavaggio prima di pregare è molto impegnativo come momento e bisogna contare tutta una serie di gesti ripetitivi e sembra quasi che voglia indurre questa pratica, voglia indurre all'ipnosi, cioè devo fare una cosa che già magari non ha senso, inoltre devo anche ripeterla e alla fine della giornata non ho il tempo di chiedermi se tutto questo abbia senso o no. E c'è sempre questa numerazione. Quindi Maometto o Allah aveva stabilito che allattando 5 volte al seno un uomo adulto, questo uomo sarebbe diventato il mahram della donna musulmana. Perché non 6 e non 4? Vedete, non manca il senso completamente. E poi a un certo punto però succede qualcosa. Succede che se uno adesso apre il Corano, oggi questo versetto non c'è più. E sempre da un hadith scopriamo, e ricordatevi che il Corano, il libro perfetto, la perfetta rivelazione di Dio, della quale non si può cambiare neanche una virgola, non solo, ma nella quale c'è scritto che gli ebrei e i cristiani hanno corrotto la Bibbia perché sono cattivoni, scimmie, maiali e sviati. Ecco, in questo libro perfetto oggi questo versetto non c'è più, mancano anche i versetti satanici. Ognuno faccia 1 più 1 come meglio crede. Allora, Aisha dice, il versetto di lapidare e il versetto di allattare al seno un adulto per 10 volte, poi abrogato e stabilito che le volte fossero 5, è stato rivelato nel Corano e il foglio ce l'avevo io sotto al cuscino. Quando Maometto è morto, il giorno in cui Maometto è morto, eravamo tutti preoccupati per la sua morte imminente e una pecora si è avvicinata e ha mangiato il foglio. Aisha è la voce più significativa di tutta la storia dell'Islam, perché ci sono anche altri momenti in cui dice cose molto importanti, probabilmente perché era piccolina. E poi diventa una iena, diventa una jihadista perfetta, però da adulta, da bambina è molto sincera. E ad esempio ci sono dei momenti in cui l'hadith migliore, il mio preferito di Aisha, è quando dice a Maometto, siccome Maometto aveva appena fatto scendere una rivelazione divina, non mi ricordo per quale motivo, ma qualcosa che c'entra col sesso. E Aisha gli dice, vedo che Allah si affretta molto a farti scendere una rivelazione divina quando ne hai bisogno. E anche in questo caso abbiamo la pecora. Attenzione. Ora, ok, che poi è anche ridicolo, nel senso che se una cosa era importante la puoi riscrivere dopo che la pecora l'ha mangiata. Invece evidentemente volevano sbarazzarsi almeno di questa pratica oscena. E quindi si è mangiata il foglio. Ve lo ricordate a scuola? Io l'avevo detto da bambina, non avevo fatto dei compiti, avevo detto no, ma non avevo la pagina. È la stessa cosa. Ok, non poteva mancare il genio dell'università Al-Azhar, l'università più prestigiosa di tutto il mondo islamico, dalla quale escono i migliori capi jihadisti e i migliori islamisti del mondo. Nel 2007 il genio delle fatwa dice: per ovviare al problema secondo il quale le donne non potrebbero lavorare con gli uomini perché non è concesso loro stare nello stesso spazio chiuso di un uomo, a meno che non siano i mahram, possono tranquillamente allattare i propri colleghi al seno. Capito ragazze? Ma che problemi vi fate? Sbattiamo le tette in faccia ai nostri colleghi di lavoro e sono sicura che questo non creerà nessun problema sul posto di lavoro. Questa fatwa crea un grande scalpore, addirittura i fratelli musulmani finiscono in Parlamento per dibattere e ragionare su questa fatwa, per chiedersi se sia giusto o sbagliato
sbattere le tette in faccia e farsele succhiare dai propri colleghi di lavoro per poter lavorare serenamente insieme. Questo è lo stesso Parlamento, questa è la stessa società alla quale noi abbiamo chiesto delle spiegazioni per quanto riguarda l'omicidio di Giulio Regeni e guardate un po', le spiegazioni non sono mai arrivate perché c'è un abisso. Queste persone in Parlamento, noi in Parlamento ci stiamo ancora chiedendo se verranno mai punite le persone che hanno ucciso Giulio Regeni. Loro in Parlamento qualche anno fa si chiedevano se fosse giusto o sbagliato farsi leccare le tette dai propri colleghi di lavoro. Si conclude il tutto con una proposta. Forse dovremmo licenziare questo professore, forse dovremmo cancellare questa fatua. E com'è finita secondo voi? Il professore è ancora lì. È capo del Dipartimento degli Hadith. È un'autorità troppo importante, non si può licenziare. E quindi la mia solidarietà va a tutte le donne egiziane, ma in realtà la mia solidarietà va a tutte le donne musulmane. Io lo so che l'idolatria non vi piace, però io qualche statuetta alla pecorella gliela farei. Ma proprio avete presente le icone delle chiese cattoliche dove ti giri c'è un volto? Ecco, una moschea così con solo la pecorella ogni 20 centimetri. E questo era tutto, vado a comprare la Fanta per il video su bere l'urina di cammello. Ciao, a presto, grazie mille.